L'audio della GoPro 7 era un po' strano, vero? Dopo è meglio se facciamo un test approfondito. Ma avrete notato che la chiave di lettura più importante è la differenza nella stabilizzazione, perché la GoPro 5 non stabilizza a 4K, bisogna scendere a 2,7K, poi discuteremo di dove serve. La 6 stabilizza e la 7 ha la Hyper Smooth. Ma la qualità d'immagine? Condizioni quasi perfette perché c'è vento, così dopo vediamo quale GoPro soffre di più il vento, ma soprattutto c'è il sole bello tagliente, quindi quando guardiamo i dettagli di quei palazzi là in fondo, con il sole così tagliente, le GoPro devono essere in grado di riprodurre dei dettagli molto nitidi. Adesso sotto stiamo vedendo la 7, poi vedremo la 6 e la 5, andiamo a capire se notiamo qualche differenza e se ci sono differenze di definizione. Allora, volevo farvi notare una cosa, che non avendo la stabilizzazione in 4K, la GoPro 5, 5, 6, 7, spero che si veda anche da qua, sullo schermo ha più range, perché vedete che partono tutte da questa, cos'è questa? Questo albero, no, l'edificio, in fondo agli alberi, e la GoPro 5 ha molto più spazio, guardate qua, questo spazio qua, le altre no. Questo perché in 4K lei non stabilizza e quindi non fa quel crop che dicono 10% circa. Vabbè, volevo farlo vedere. Poi un'altra cosa, la sensibilità, cioè questo è scuro, no? Quindi lei per farlo vedere, guardiamo la 7, illumina meno secondo me, no? Bene, sempre restando su questa inquadratura facciamo uno zoom al 200% per capire un po' meglio i dettagli, perché lì si vede. Ovvio che è meglio se guardate su uno schermo di un TV grande, di un PC quantomeno, almeno di un tablet. Abbiamo notato delle differenze che giustificano il maggior prezzo della 7 rispetto alla 6, rispetto alla 5? Ed ecco un altro bel confronto sulla stabilizzazione fatto, grazie Mauro che mi ha fatto queste scene, sul rafting. Belle le immagini, ma l'audio dentro lo scafandro si perderà un pochettino. Allora, questa è una situazione abbastanza difficile, abbiamo sempre la GoPro 7 come riferimento, poi alterniamo la 6 e la 5 per capire quanto ha guadagnato in gamma dinamica la GoPro 7 rispetto alla 6, rispetto alla 5. C'ho il sole in faccia, quindi situazione bella difficile, il mio viso laddove ci sono gli accenti di luce non deve essere bruciato, il cielo si deve vedere bene, deve essere bello blu, idealmente si devono vedere anche le striature di nuvole bianche. Quale GoPro rende meglio? 7 versus 6 versus 5. Fate attenzione. E io non ho notato tutte queste differenze come gamma dinamica, forse la color reproduction è un po' più fedele. A proposito, avete visto il mio confronto con la Insta360? Dove l'ho messa? Avete visto la mia comparativa fra Insta e GoPro 9? Lì la Insta è un po' più precisa. Allora, questo è un set di filtri ND e i set arrivano a costare fino a 100 euro. Questo invece è più economico, si trova sui 30-40 euro su Amazon. Sempre le offerte, cerco di mettervi i link aggiornati in descrizione, poi farò una pagina apposta, ma servono?
Allora, vediamo questa situazione appunto difficile in cui abbiamo il cielo blu, tanta luce in faccia, mettiamo un filtro ND, cominciamo da quello più debole e vediamo cosa succede. Adesso mettiamo un filtro ND 4, ok, quindi questo è 4. Si dovrebbe vedere teoricamente un cielo più blu, l'incarnato meno bruciato. L'altro cambia poco. Sole non mi cambiare, luminosità, perché puzzola è tutto il tempo che è un po' buio, un po' ombra, un po' luce, un po' ombra. Filtro ND 8, si vede meglio il cielo, è più blu. Quando il cielo è più blu, più blu. Mettiamo un 16, poi non ho 32, ho 64 secondo me, di un'altra marca più costosa, quindi vediamo se le marche costose. Questo è 16, filtro ND 16 sulla GoPro 7. Allora a questo punto dovrei, 16 inizia a essere un po' di filtro, termine tecnico, il cielo dovrebbe essere bello blu, io dovrei essere meno bruciato. Però, allora, siccome più si va in alto come filtro ND e più c'è effetto e più cambia, no, la resa colorimetrica, deve essere migliore un filtro ND Freewell 64. Questo è un filtro Freewell, ok? Costa di più, vediamo se rende di più. Da 16, tanta roba, a tantissima roba. Se riesco a metterlo, la pupazza invelenata, mettiti dritto, ok. 64. Oh, bravo sole che torni, adesso c'è il sole a manetta, quindi zone bruciate della mia fronte dovrebbe esserci tante, più evidente, non dovrebbe essere più bruciato, il cielo molto più blu, più intenso, dovreste notare le striature delle nuvole, sì, ce ne sono ancora. Funziona? Se funziona vale la spesa. E non sembrano dare questa tranquillità assoluta, anche perché stiamo usando delle action cam non in manuale e vabbè, però nella mia esperienza diciamo che sono abbastanza una bella assicurazione rispetto alle immagini così poco sature e sfocate. Vi faccio vedere la differenza nell'usarli oppure no su dei piloti che le hanno usate in pista con delle motard. E a proposito, grazie tantissimo a tutti i piloti, ma soprattutto a Fabrizio Bartolini, Matteo Manzo, troppo simpatici, bravissimi e simpatici. Guardate che differenza nell'usarli oppure no. E vediamo in moto come vanno. Sta già vedendo la 7 come riferimento sotto, poi metterò la 6 e la 5. Vediamo se la differenza di stabilizzazione, che nella 5 a 4K di sicuro non stabilizza come la 6 e la 7, si nota. E adesso sto registrando con la 9, che metteremo a confronto per vedere un salto di 4 generazioni dalla 5 alla 9, e vediamo il super wide angle della 9 se insomma fa la differenza in moto. Stiamo registrando low light, fra un po' si spengono le luci, ISO massimo 1600, il che significa che c'è poco rumore digitale, però l'immagine non sarà particolarmente luminosa.
la GoPro 7 a fare di riferimento, la 6 e la 5 a confronto. Ecco, mi metto qua dove c'è un po' più di luce per farvi capire qual è la differenza fra GoPro 7, GoPro 6 e GoPro 5. Se vado dove è ancora più buio, qua c'è appena un lucernario, anche se verticale di lato, e io sono così. Adesso proviamo a impostare l'ISO massimo illimitato, ci sarà molto più rumore digitale, però si vedrà qualcosa. ISO massimo 6004 si dovrebbe vedere abbastanza bene con la luce accesa, ma quando si spegne, se mi metto di qua che comunque c'è un po' di luce che arriva da là, dovrebbe vedersi più luminoso di prima ma con tanto digital noise. Adesso devo provare ad accendere la luce dell'Olympus TG Tracker, ok, che mi acceca, però a questo punto ci facciamo un'idea di cosa potremmo ottenere di notte registrando con una pila, fondamentalmente. E l'audio qua diciamo che facciamo un test serio. La costruzione è molto simile, si sente meglio la GoPro 5, la GoPro 6 oppure la GoPro 7. C'è una sirena, non so se si sente. No. Ok, GoPro 5, quindi siamo a distanza di braccio. Come si sente la GoPro 5? Bene. GoPro 6 a distanza di braccio, penso si sentirà ancora bene. GoPro 7 a distanza di braccio si sente bene. Abbiamo un pochino di vento, quindi l'antivento della GoPro 5, questa prova vento GoPro 5, prova vento GoPro 6, prova vento GoPro 7. Andiamo a 1 metro GoPro 5 audio, 1 metro GoPro 6 audio, 1 metro GoPro 7 audio, 2 metri GoPro 5 audio. 3 metri GoPro 5 audio, 3 metri GoPro 6 audio, esageriamo, 5 metri GoPro 5 audio, alza un po' la voce, GoPro 6 audio a 5 metri con la voce un po' più alta, GoPro 7 audio a 5 metri, voce alta, esagera, 10 metri GoPro 5 audio, 10 metri GoPro 6 audio, là, va, 10 metri GoPro 7 audio, basta, va. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. E devo dire che ho provato appena la DJI Osmo Action 4 rispetto alla 3, cioè forse fra 5, 6, 7 ci sono delle differenze abbastanza importanti. Stabilizzazione per la 5 che non c'è a 4K, la 7 è Hyper Smooth, la 7 ha un audio più chiaro. Per il resto sono tutte action cam valide come qualità di immagini, quindi dovete valutare secondo me a seconda dello scopo del filmino. Se vi basta 2,7K va benissimo la GoPro 5, volete la stabilizzazione a 4K la 6, Hyper stabilizzazione la 7 e invece stabilizzazione no ma l'audio più chiaro la 7 ha un bel vantaggio. Va bene, vi saluto, vi ringrazio, guardate tutte le altre prove comparative, sta per uscire quella della DJI Osmo Action 4 versus la 3 verso la 1, perché la 2 era un tale aborto che dopo 5 minuti si surriscaldava che non l'ho neanche comprata. A me sembrano fuori quando fanno sta roba qua, no? Ho esagerato, ma cioè, come fai a fare un action cam dopo 5 minuti surriscalda e spegne?